Siamo a Resia in Alto Adige, Alta Val Venosta, a pochi metri dal confine con l'Austria e vicino al celebre lago di Resia. Questo lago è conosciuto soprattutto per un antico campanile che emerge dalle sue acque, unica traccia del paese di Curon, sommerso nel 1950 dalle acque di una diga. Oggi il nostro obiettivo è raggiungere la vetta di Cima 11 con un'escursione mista. Il primo tratto lo percorreremo in mountain bike, circa 9 km con 870 metri di dislivello in positivo, e poi proseguiremo a piedi fino alla vetta a 2926 metri di quota. Oggi la giornata è bella fresca ma il sole è stupendo, quindi siamo pronti per partire per raggiungere il rifugio Belpiano, in tedesco Schönenbernhütte. You're young and fragile, like a bird in the sky. I'm old like gravel, I've been kicked around too many times. I'd never hurt you if I could, so you let your guard down. You're like a glass of wine that's clouding up my mind. Oh, you captivate me, oh, you captivate me, and I'm getting lost in the beautiful prison in your eyes. Oh, you captivate me, oh, you captivate me, and if you let me, I'd love to come on in and stay a while. Si prende la strada asfaltata. And I looked at you, and you smiled at me. And then I know that there is something more to this than we, 'cause I just got out. Siamo arrivati al Schönenbernhütte o rifugio Belpiano a 2109 metri di quota. Ci troviamo nell'area vacanze Passo Resia e si può raggiungere questo posto anche prendendo la cabinovia Piz Schöneberg che parte proprio dal lago di Resia e in pochi minuti guadagna quota. La strada che abbiamo percorso per arrivare sin qui è stata comoda e senza nessuna difficoltà. Adesso ripartiamo, seguiamo una strada sterrata e ci dirigiamo verso la stazione a monte della seggiovia Rojen. Abbiamo raggiunto la stazione a monte della seggiovia Rojen a 2390 metri. È arrivato il momento di sostituire la pedalata con la camminata, quindi adesso continuiamo il nostro giro seguendo il sentiero 9B in direzione della cima Gamperspitze. Forza, dai che ci siamo, manca poco! Abbiamo conquistato la prima vetta della giornata, la Gamperspitze, 2662 metri di quota. Da dove abbiamo lasciato le biciclette abbiamo guadagnato 300 metri di dislivello in positivo. Dalla cima si ha una vista strepitosa sul lago di Resia e sulle cime della zona, cima 10, cima 11 e cima 12, che un tempo scandivano le ore per gli abitanti di Roja come una meridiana naturale. E dopo aver mangiato un buon panino proseguiamo e andiamo alla cima 10 che è qui a pochi passi. As I breathe in the city,
Come detto prima, erano proprio pochi passi. Siamo a cima 10, in tedesco Zennerkopf. Ora proseguiamo rimanendo in quota sempre sul segnavia 9A. Abbiamo terminato il sentiero in cresta, adesso scendiamo un po' per poi salire a cima 11, il nostro obiettivo. Qui riprendiamo il sentiero 9B. Quest'ultimo tratto di sentiero ci mette veramente a dura prova. È bello ripido, ma mancano soltanto 100 metri di dislivello per raggiungere la cima, quindi avanti tutta! In vetta a cima 11, Elferspitz, 2926 metri. Cima 11 è una delle vette più panoramiche dell'Alta Val Venosta e regala una vista completa e spettacolare. Verso settentrione lo sguardo supera il passo di Resia e si allunga fino al versante austriaco delle Alpi. Verso est il lago di Resia e il lago di San Valentino alla Muta, con la parte sommitale della Val Venosta e la Palla Bianca. Verso meridione riconosciamo l'Ortles e il Cevedale, insieme alle altre cime che fanno da quinte alla valle di Solda. È giunta l'ora di abbandonare cima 11 e ritornare sui nostri passi, scendendo sempre sul sentiero 9B. Ritornati alle nostre amate biciclette, la discesa sarà sicuramente più veloce. Adesso partiamo e andiamo al rifugio Belpiano. Siamo tornati velocemente al rifugio Belpiano. Qui abbiamo più opzioni per rientrare al parcheggio. Possiamo rifare la strada dell'andata, comoda, tranquilla e senza difficoltà, oppure seguire l'Oberer Schöneben Trail con difficoltà S2 o ancora il Pith Trail di difficoltà S0. Marco farà l'Oberer Schöneben Trail, mentre io e Sandra scenderemo per il Pith Trail.
Siamo ritornati al lago di Resia, abbiamo terminato la discesa sul percorso S0, è stata fantastica, divertente, veloce. E la tua, Marco, com'è andata? La mia Sandra, che era una S2, era faticosa perché c'era un sacco di radici, un sacco di salti e l'ultimo tratto non era un S2, era un S3, quindi l'ho spinta. Siamo ritornati a Resia e possiamo dire che come prima uscita mista dell'anno non potevamo chiedere di meglio. L'escursione è stata fantastica, sia per quanto riguarda la parte in bici che quella a piedi. Complessivamente abbiamo percorso circa 25 km con un dislivello in positivo di circa 1500 metri. Il tempo è stato splendido, il panorama, soprattutto nel tratto a piedi, davvero notevole. Il tratto dove porre maggiore attenzione è quello in cresta, dove è richiesto passo fermo e assenza di vertigini. E con il campanile di Curon noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima! You're young and fragile, like a bird in the sky. And I'm old like gravel, I've been kicked around too many times. I'd never hurt you if I could, so you let your guard down. You're like a glass of wine that's clouding up my mind. Oh, you captivate me, oh, you captivate me. Lost in the beautiful prison in your eyes. Oh, you captivate me. Oh, you captivate me. And if you let me, I'd love to come on in and stay a while. And I looked at you, smiled at me, and then I know that there is something more to this than we, 'cause I just got out and you've never been, so let's start over and let love begin. Oh, you captivate me, oh, you captivate me.